Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Diacomit, capsula Biocodex SAS, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Diacomit, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Diacomit, capsula durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Diacomit, capsula? Diacomit, capsula ha un farmaco a base del principio attivo stiripentolo, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda Biocodex SAS. Diacomit, capsula può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Diacomit 250 mg 60 capsule. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Biocodex SAS. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: stiripentolo. Gruppo terapeutico: antiepilettici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Diacomit è indicato per l'uso in associazione con clobazam e valproato nella terapia aggiuntiva delle crisi tonico-cloniche refrattarie al trattamento con clobazam e valproato in pazienti con epilessia mioclonica severa dell'infanzia, severe mioclonic epilepsy in infanci, SMEI, sindrome di Dravet. Posologia: Diacomit deve essere somministrato sotto stretto controllo del pediatra o del neurologo pediatrico esperto nella diagnosi e nella gestione dell'epilessia del lattante e del bambino. Posologia: la dose di stiripentolo è calcolata in mg/kg di peso corporeo. Il dosaggio giornaliero può essere somministrato suddividendolo in 2 o 3 dosi. L'avvio della terapia aggiuntiva con stiripentolo deve essere intrapreso gradualmente aumentando progressivamente il dosaggio fino a raggiungere la dose raccomandata di 50 mg/kg e somministrata insieme a clobazam e valproato. L'aumento del dosaggio dello stiripentolo deve essere graduale, iniziando con 20 mg/kg per 1 settimana, quindi proseguendo con 30 mg/kg per 1 settimana. L'ulteriore aumento del dosaggio dipende dall'età. Ai bambini di età inferiore a 6 anni deve essere somministrata una dose aggiuntiva di 20 mg/kg nella terza settimana, raggiungendo così la dose consigliata di 50 mg/kg dopo 3 settimane. Ai bambini di età compresa tra 6 e 12 anni deve essere somministrata una dose aggiuntiva di 10 mg/kg ogni settimana, raggiungendo così la dose consigliata di 50 mg/kg dopo 4 settimane. Ai bambini e adolescenti di età superiore a 12 anni deve essere somministrata una dose aggiuntiva di 5 mg/kg ogni settimana fino a raggiungere la dose ottimale in base al giudizio clinico. La dose consigliata di 50 mg/kg è basata sui risultati degli studi clinici disponibili ed è l'unica dose di Diacomit valutata negli studi pivotal, vedere sezione 5.1. Non ci sono dati di studi clinici a sostegno della sicurezza clinica di stiripentolo somministrato in dosi giornaliere superiori a 50 mg/kg. Non ci sono dati di studi clinici a sostegno dell'uso di stiripentolo come monoterapia nella sindrome di Dravet. Bambini di età inferiore a 3 anni. La valutazione clinica pivotal di stiripentolo è stata condotta in bambini di 3 anni e di età superiore a 3 anni affetti da SMEI. La decisione clinica inerente all'uso di stiripentolo in bambini di età inferiore ai 3 anni affetti da SMEI deve essere presa in base alle caratteristiche individuali del paziente, tenendo in considerazione i potenziali rischi e benefici. In questo gruppo di pazienti con età inferiore a 3 anni, la terapia aggiuntiva con stiripentolo deve essere iniziata solo quando la diagnosi di SMEI è stata confermata clinicamente, vedere paragrafo 5.1. I dati relativi all'uso di stiripentolo in bambini di età inferiore a 12 mesi sono limitati. Per questi pazienti l'utilizzo dello stiripentolo deve avvenire sotto stretto controllo medico. Pazienti di età 0-18 anni. Non sono stati raccolti dati a lungo termine in un numero sufficiente di adulti per confermare il mantenimento dell'effetto in questa popolazione. Il trattamento deve essere continuato finché copyright se ne osserva l'efficacia.
Aggiustamento delle dose di altri antiepilettici usati in associazione con lo stiripentolo. Malgrado l'assenza di dati farmacologici completi sulle potenziali interazioni del medicinale, le seguenti avvertenze relative alla modifica della dose e dello schema posologico dosaggio di altri medicinali antiepilettici somministrati in associazione con stiripentolo vengono fornite in base all'esperienza clinica. Clobazam. Negli studi pivotal, quando è stata iniziata la terapia con stiripentolo, la dose giornaliera di clobazam era di 0,5 mg/kg/d e solitamente somministrata 2 volte al giorno in dosi separate. In presenza di segni clinici dovuti a reazioni avverse o sovradosaggio di clobazam, per esempio sonnolenza, ipotonia e irritabilità in bambini piccoli, questa dose giornaliera è stata ridotta del 25% ogni settimana. Sono stati riportati aumenti delle concentrazioni plasmatiche rispettivamente di circa 2-3 volte per il clobazam e di 5 volte per il norclobazam in seguito a somministrazione di stiripentolo nei bambini con sindrome di Dravet. Valproato. La potenziale interazione metabolica tra stiripentolo e valproato è considerata trascurabile, pertanto quando viene aggiunto stiripentolo, non sono necessarie modifiche nel dosaggio del valproato salvo che per ragioni di sicurezza clinica. Negli studi pivotal, in presenza di reazioni avverse gastrointestinali come perdita di appetito o perdita di peso, la dose giornaliera di valproato è stata ridotta del 30% circa ogni settimana. Risultati di laboratorio anormali. Nel caso di risultati anormali della conta delle cellule ematiche o dei test della funzione epatica, la decisione clinica di continuare l'uso o aggiustare la dose di stiripentolo, congiuntamente all'aggiustamento delle dose di clobazam e valproato, deve essere valutata su base individuale, prendendo in considerazione i potenziali benefici clinici e rischi per il paziente. Vedere paragrafo 4.4. Effetto della formulazione. La formulazione della bustina prevede una Cmax leggermente superiore rispetto a quella delle capsule, quindi le formulazioni non sono bioequivalenti. Si raccomanda, qualora sia necessario passare ad un'altra formulazione, che tale passaggio avvenga sotto supervisione clinica, per evitare problemi di tolleranza. Vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale ed epatica. L'uso di stiripentolo non è raccomandato nei pazienti con compromissione della funzione renale o epatica, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. La capsula deve essere assunta intera con un bicchiere d'acqua durante i pasti. Lo stiripentolo deve essere assunto insieme al cibo per evitare che si degradi rapidamente in ambiente acido, per esempio l'esposizione agli acidi gastrici a stomaco vuoto. Lo stiripentolo non deve essere assunto con latte o suoi derivati, yogurt, formaggi freschi cremosi, eccetera, bevande gasate, succhi di frutta o cibi e bevande contenenti caffeina o teofillina. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nella sezione 6.1. Anamnesi di psicosi sotto forma di episodi deliranti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Carbamazepina, fenitoina e fenobarbital. Questi medicinali non devono essere somministrati con lo stiripentolo nel trattamento della sindrome di Dravet. Il dosaggio giornaliero di clobazam e o valproato deve essere ridotto in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Potenziale interazione tra prodotti medicinali e stiripentolo. Non è stata stabilita l'influenza di altri medicinali antiepilettici sulla farmacocinetica dello stiripentolo. Non si conosce l'impatto sul metabolismo dello stiripentolo dei macrolidi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Diacomit, capsula. insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Eurosbrufecoda Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Euroscodamola Euro, EuroSCO e Feralgana Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinal Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complexa Euro, Eurosgardinale Euro, Euroscederix Plan, Gocce a Euro, Euroscederix Plan, supposta Euro, Eurosluminale, compressa Euro, Eurosmetergina Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosparacetamolo più codeina altera Euro, Eurosparacetamolo più codeina angelina Euro, Eurostachidola Euro, Eurostegretula Euro, Eurosceusiffa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Diacomit, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Diacomit, capsula durante la gravidanza e l'allattamento?
gravidanza, rischio collegato all'epilessia e a medicinali antiepilettici in generale. È stato dimostrato che nella prole di donne affette da epilessia, la prevalenza di malformazioni è di 2-3 volte maggiore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti affetti da SMEI non devono guidare veicoli o usare macchinari a causa della natura della malattia sottostante e degli effetti della somministrazione a lungo termine di medicinali anticonvulsanti. Lo stiripentolo può provocare capogiri e atassia che potrebbero compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Pertanto i pazienti non devono guidare veicoli o usare macchinari nel corso della terapia con stiripentolo. Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. I più comuni effetti indesiderati di Biacomit, rilevati su più di 1 paziente su 10, sono anoressia, perdita di peso, insonnia, sonnolenza, atassia, ipotonia e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati relativi a sovradosaggio clinico. Il trattamento di sostegno, interventi sintomatici in unità di cura intensiva. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici, codice ATC. N03AX17. Meccanismo di azione. Nei modelli animali, lo stiripentolo antagonizza le crisi indotte da elettroshock, pentetrazolo e biculcullina. Nei roditori, pare che proprietà farmacocinetiche. Le seguenti proprietà farmacocinetiche dello stiripentolo risultano da studi effettuati su volontari adulti sani e pazienti adulti. Assorbimento. Lo stiripentolo viene assorbito rapidamente, con un tempo al picco delle concentrazioni, dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità effettuati sugli animali, ratti, scimmie, topi, non hanno evidenziato alcun modello coerente di tossicità, fatta eccezione per un ingrossamento del fegato associato a ipertrofia epatocellulare, sopraggiunta, elenco degli eccipienti. Nucleo della capsula. Povidone K29, 32. Sodio amido glicolato, tipo A. Magnesio stearato. Rivestimento della capsula. Gelatina. Diossido di titanio, E171. Eritrosina, E127. Indigotina, E132. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.